Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi guardiamo un pochino di Eurovision Contest 2024 perché giustamente mi è fatto notare che in questi giorni, siamo ai primi di maggio, si sta svolgendo questa manifestazione. Io non ho ancora sentito le canzoni, neanche una. Ovviamente ricordo a tutti quelli che non sono ancora iscritti di iscrivetevi al canale, per me è un grosso aiuto. Quindi ci vediamo queste esibizioni, in questo caso quella irlandese di Bambi Tug. La canzone si chiama Doomsday Blue, è rappresentata dall'Irlanda, ovviamente. So solo che questa canzone ha superato la semifinale, questa qui, e quindi la vedremo poi ancora in finale. Vediamo un po' che cosa ci offre questa esibizione. Voilà. Body cadaver, I speak to destroy the feelings I have. I cannot avoid two twisted tongues. I hex the boy of you. All the pretties in your bed escape your hands and make you sad. And all the things you wish you had lose. I know you're living a lie. I see the scars in your eyes. I know you're living a lie. Guess you'd rather have a star than the moon. I guess I always overestimate you. Who do all the things that you do? I'm down, down in my doomsday blue. I thought I could diver the thoughts in my head, the places I touch when lying in bed, the visions of you, the words that you said or do. My heartbeat buried in the ground, and to its strings I bind your bound, so when you sleep you'll hear my sound. I know you're living a lie. Fa paura, I see the scars in your eyes. I know you're living a lie. I guess you'd rather have a star than the moon. I guess I always overestimate you. Who do all the things that you do? Down, down in my doomsday blue. Guess you'd rather have a star than the moon. Guess I always overestimate you. Who che do strano. all the things that you do? Down, down in my doomsday Bello sto effetto. romance. I'd beg, steal and borrow. It's draining me hollow. You slow dance me out of my sorrow. But your favorite color compared to the others is doom. Doomsday. Woo! Bello. Bella esibizione. Allora, prima cosa da dire subito, sicuramente in questa esibizione l'aspetto canoro, diciamo, passa in secondo piano, non perché non vada bene, anzi, ma perché passa in primo piano sicuramente l'aspetto visivo, come avete notato, pur non avendo nient'altro in scena se non il cantante e il ballerino, cioè la cantante e il ballerino, e poco altro, la scenografia, comunque l'aspetto scenico è stato veramente ben preparato. Ce lo rivediamo insieme così facciamo un po' di analisi, vediamo i punti fondamentali.
destroy the feelings I have, I cannot avoid. Vedete qua che già all'inizio è tutto nero, molto in ombra, non si capisce come sia ripresa lei. All'inizio non capiamo neanche che è una persona, perché vediamo semplicemente l'ombra delle braccia, un po' il viso. Quindi già cominciamo col mistero ed effettivamente la canzone parla, se non sbaglio, da quello che ho letto nei commenti, di incantesimi per un amore non corrisposto, quindi diciamo che già l'introduzione ci fa capire che questa canzone sarà su questo tono, almeno è quello che noi crediamo al momento. Andiamo avanti. Twisted tongues I hex deployed on you. All the pretties in your bed escape your hands and make you sad, and all the things you wish you had lose. Avete visto qua che lei ha questa voce distorta anche dal punto di vista elettronico, ovviamente, che richiama un pochino le voci, diciamo del rock metal, no? Come tipo di distorsione, infatti assomiglia molto a una chitarra distorta, e anche questo entra molto bene in questo clima visivo, questo aspetto vocale. Andiamo avanti. Guess you'd rather have the star than the moon. I guess I always E qui cambia completamente sia la voce, decisamente pulita, senza distorsioni, anzi molto morbida e leggera, proprio all'opposto di quello che è stato fino adesso, dell'urlo più diciamo metal, e anche visivamente appare questa luna che però è blu, quindi la luna diciamo simboleggia un po' il mistero, la notte, ma il blu è un colore diciamo rilassante, no? Della pace, della tranquillità. Quindi abbiamo questa doppia visione anche dal punto di vista visivo, non solo della voce. In più, se vedete anche loro, anzi lui in questo momento, vedete in questo lato, dove si vede, vediamo forse meglio qua, guess you'd rather have the star than the moon. vedete che lui è una persona normale, no? Da questo punto, di questo lato qua. Poi scopriamo invece dall'altro lato che è tutto blu, ha un corno che esce dalla testa, quindi anche lui ha doppia faccia. Vediamo. I guess I always overestimate you. Vedete? Who do all the things that you do? All down, down in my doomsday blues. Ecco qua, bellissimo cambio, torniamo alla parte oscura della canzone, e della prima impressione a livello inconscio, quando vediamo questa inquadratura non si capisce neanche che è una persona questa, perché l'inquadratura adesso lo sappiamo è fatta dall'alto, ma sembra quasi un animale, no? Vederlo così. Questo sempre per indurre in noi la sensazione di ambiguità, no? Di indecifrazione della faccenda. Andiamo avanti. I thought I could dive the thoughts in my head, the places I touch, Bello. the way in bed, the visions of you, the words that you said or do. Ho letto una notizia che pare, sempre nella descrizione di questa canzone, che l'Eurovision Contest abbia imposto alla cantante di cambiare trucco in volto, perché lei in volto aveva inserito delle scritte dell'antico lingua Ogham, che è una lingua di origine celtica, diciamo, e quindi lei ha cambiato make-up, diciamo così, pare, per una richiesta proprio degli organizzatori. Non lo sappiamo. Potrebbe essere. Se sapete qualcosa in più, ovviamente ditelo nei commenti. My heartbeat buried in the ground, and to its strings I bind your bound, so when you sleep you'll hear my sound. I know you're living a lie. I see the scars in your eyes. I know you're living a lie. I guess you'd rather have a star than the moon. Intanto avete visto che la gran parte della canzone, alcune parti della canzone a livello vocale sono quasi parlate più che cantate, proprio come se lei stesse recitando dei riti magici o stesse lanciando un incantesimo. Altra ambiguità
Lei ha un vestito nero, che richiama un po' la notte, i corvi, le streghe, ma la forma dell'abito richiama quello della ballerina classica, infatti anche questa mossa qui. Contrasto fortissimo anche qui tra la ballerina classica che ci sa di innocenza, ci sa di bambina, con invece l'atteggiamento, il trucco e tutta la colorazione che sa di strega. Quindi hanno usato l'ambiguità in qualunque cosa. Ottima scelta. I guess I always overestimate you. Who do all the things that you do? Down, down in my doomsday blue. Guess you'd rather have a star than the moon. Guess I always overestimate you. Who do all the things that you do? Down, down in my doomsday. Altro cambiamento impressionante che infatti fa effetto noi che lo vediamo e al pubblico, perché senza che noi riusciamo a accorgercene, perché il cambio avviene immediatamente. Lei non ha più l'abito nero, ma è molto più chiaro, addirittura quasi arcobaleno, come se fosse diventata una farfalla, no? Un essere angelico anziché un essere demoniaco. Romance, I'd beg, steal and borrow. It's draining me hollow. Ed effettivamente tutta la canzone è ambigua, anche nel significato, per quel poco che ho potuto leggere sempre nei commenti, perché infatti lei in qualche modo danza con lui perché probabilmente o è innamorata o ne è attratta, però al tempo stesso è iraconda con lui, è arrabbiata perché lui non la corrisponde in qualche modo, e quindi c'è questa sorta di continuo contrasto e ambiguità tra amore e odio, no? Per l'amato che non corrisponde, credo che sia così. E quindi tutta l'interpretazione di questa visione che noi abbiamo dell'ambiguità, chiaro-scuro, diavolo, angelo, eccetera, eccetera, riflette il significato della canzone, quindi ottimo lavoro. Vediamo quest'ultima parte. Dance me out of my sorrow. But your favorite color compared to the others is doom. Doomsday. Woo! Bella questa parte qua perché sembra che lei si sia ribellata, insomma, a questa sofferenza che gli provoca questo relazione, e addirittura è diventata lei quasi la burattinaia. Vedete che con questi gesti sembra che lui si muova in base ai gesti che lei fa, come se fosse un burattino. Rivediamo questa breve sezione. Vedete? C'è come una lotta che avviene tra lei e lui, una volta che lei ha deciso e ha capito di essere stata rifiutata, quindi decide di lanciare l'incantesimo, no? Ipotizziamo che sia questo il contesto che ha voluto creare, e la lotta viene vinta da lei, tra l'altro, dopo che si è liberata dell'ombra nera che probabilmente era lui che le addossava, no? Immagino che potrebbe essere questo il significato. Dal punto di vista vocale non posso dire molto perché, ripeto, è una canzone che in questo caso come esibizione punta moltissimo sulla parte visiva, che a me piace molto, e magari meno sulla parte vocale. Certo, lei ha cantato anche ballando, ha cantato quando era sdraiata per terra, insomma, ha cantato in modo, utilizzando anche il corpo per fare altro oltre a cantare, quindi è molto difficile riuscire a gestire la voce mentre si balla, mentre si fanno altre cose e si deve tener conto di tutta una scenografia studiata, quindi brava, comunque molto brava come artista. Andiamo avanti. Grande finale, ovviamente, pubblico in visibilio. Sì, devo dire che secondo me, vista
tutta la scenografia, che tanto è stata fatta in modo molto semplice perché sul palco ci sono solo loro due, quindi appunto cantante e ballerino, quelle luci che sembrano candele appunto, che sono state adesso sono sollevate e basta. Poi effetti luminosi, il fondo su cui viene proiettata qualche immagine e quindi tutto lì, però veramente l'effetto ed effettivamente a mio avviso ha meritato di andare in finale. Ditemi cosa ne pensate anche voi invece nei commenti, ovviamente. Ehm, Cercherò di seguire anche altre esibizioni, degli altri artisti. Se volete voi indicarmi secondo voi quali sono le migliori è meglio, perché non so se riuscirò a vederle tutte. Ehm, quindi commentate, datemi i vostri consigli per vedere altre canzoni, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, così vedrete anche altre, reazioni da parte mia. Ehm, Se potete condividete, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e tutte le informazioni che avete sull'Eurovision Contest, se me le mettete nei commenti è per me è un piacere e so che è un bene anche per tutti gli altri, per tutti noi della comunità. Quindi ci vediamo in un prossimo video e per adesso ciao a tutti.